Oggi ti parlo di questo microfono, l'Xviv U6, che è quello che sto usando in questo momento per questo video. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi ti parlo di questo microfono wireless. È un microfono che mi è stato inviato dai ragazzi di Xviv, che ringrazio, tra l'altro non è il primo prodotto, ma se non ricordo male il terzo, e devo dirti che questo prodotto mi piace davvero tanto. Tra l'altro è un prodotto abbastanza economico, infatti ti lascio il link in descrizione perché potrebbe effettivamente essere un ottimo acquisto. Prima di iniziare a parlare di tutte le caratteristiche di questo prodotto, ti faccio vedere l'unboxing. Dopo aver visto l'unboxing voglio raccontarti un po' di cose su questo microfono. È un microfono sicuramente economico, come ti ho detto prima, ma di buona qualità. Questo tipo di microfoni, sia l'Xviv U5 che l'Xviv U6, li utilizzo per lavori con dei clienti, quindi dove devo fare delle interviste, dove queste persone devono parlare, io faccio le riprese, faccio il montaggio, realizzo il prodotto finale e questi microfoni mi garantiscono un'ottima qualità. In questo momento stai sentendo l'audio pulito che entra qui e arriva nella mia fotocamera. Sicuramente i preamplificatori delle fotocamere non sono come i preamplificatori delle schede audio, questo lo sappiamo, però per un prodotto che non deve essere un film, ma deve essere un prodotto che comunque gira sul web e si vede e si sente bene, sicuramente prodotti come questi funzionano molto bene. Prima di iniziare a raccontarti che cosa ne penso, ti faccio vedere le caratteristiche di questi microfoni, quindi sia del ricevitore che del trasmettitore e tutti i pulsanti e le funzionalità. Ok, vediamo adesso le caratteristiche del ricevitore e del trasmettitore. Ovviamente, come puoi vedere, il ricevitore è un po' più grande rispetto al trasmettitore perché questo va sulla macchina fotografica, questo qui va addosso, quindi è normale che sia così. Il ricevitore, iniziamo a vedere prima questo, ha una porta qui output alla quale collegare ad esempio un cavo tipo questo, ok, per collegarlo alla macchina fotografica, oppure un cavo tipo questo per collegarlo al nostro smartphone, cavi che comunque escono dalla confezione. Che cosa abbiamo poi? Su un lato abbiamo la porta USB, che non è quella C ma è una porta USB precedente, il tastino per accendere, per scegliere il canale e il tastino per selezionare i decibel, quindi una riduzione di volume. Dall'altro lato, te l'ho fatto vedere, qui abbiamo il display che fra un po' ti faccio vedere, questa qui è una comodissima pinza per poterlo collegare alla cintura del nostro pantalone o dove ci pare, oppure utilizzarlo per metterlo sopra la macchina fotografica diciamo utilizzando la cold shoe. Benissimo, proviamo ad accenderlo. Lo accendiamo e vediamo che si accende il display, ok, la lucina azzurra. Quindi se io vado a pigiare il tastino per la scelta del canale, vedrò che adesso è sul canale 1, poi canale 2, poi canale 3, poi canale 4. Ok, io ce l'ho sul canale 1. Dopodiché andiamo a selezionare la scelta dei decibel. Quindi selezioniamo, partiamo da 0, ok, 0, benissimo, poi meno 10 e meno 20. Quindi in questo caso stiamo riducendo il gain. Io ce l'ho su 0, ok? Benissimo, spegniamolo così come l'abbiamo acceso, quindi premendo il tasto della scelta del canale e andiamo a vedere il trasmettitore. Trasmettitore che ha su un lato la porta, che come ti dicevo non è USB-C ma è una porta normale, quella precedente. Qui ha il microfono
e qui ha soltanto il tasto di accensione che serve anche ovviamente per la scelta del canale. Quindi lo andiamo ad accendere, tenendolo premuto per qualche istante. Si accende, come vedi è settato sul canale 1. Andandolo a ripremere abbiamo canale 2, canale 3 e canale 4. Io ce l'ho sul canale 1, ok? L'importante è che siano tutti e due sullo stesso canale. Proviamo a spegnerlo. Nella parte posteriore vedi questi due buchetti che servono appunto a collegarlo a questo accessorio, in modo tale che tu possa agganciarlo alla giacca, alla camicia, alla t-shirt, dove ti pare. Ovviamente non è obbligatorio far questo, perché dalla confezione escono anche una serie di, ce li ho qui, una serie di adesivi che possono andare qui, in modo tale che tu possa agganciare con questi adesivi questo qui magari alla t-shirt, e poi esce, come hai visto nell'unboxing, anche il paravento da poter mettere sul microfono. Ora che hai le idee più chiare su quello che hai visto, ti racconto che cosa ne penso. Sinceramente, prodotti come questi, in questa fascia di prezzo, secondo me sono molto interessanti, perché non spendi un sacco di soldi e inizi a prendere confidenza con microfoni che tutto sommato ti aiutano nel lavoro di interviste, ma anche video su YouTube come sto facendo io. La comodità di potersi muovere senza avere un microfono, quindi se ti sposti si sente male, ma il microfono è addosso a te e quindi ogni volta che ti muovi l'audio comunque è di buona qualità. Questo è un grosso vantaggio. Inoltre, come ti raccontavo prima, anche la possibilità di non dover fare sync in post e quindi di non dover impazzire con audio e video, anche questo è un grosso vantaggio. Microfoni come questi danno il meglio di sé, ovviamente all'esterno, ma anche in ambienti, diciamo, non voglio dire acusticamente trattati, ma sicuramente ambienti decenti. Perché? Perché tutti, tranne quelli che costano proprio un botto, tutti questi radiomicrofoni, microfoni wireless, i microfoni a clip, i lavalier, hanno tutti un pattern polare omnidirezionale. Omnidirezionale significa che prende tutto intorno. Prendendo tutto intorno, ovviamente, la possibilità che si sentano anche rumori non voluti aumenta tantissimo. Però questi microfoni di nuova generazione hanno al loro interno dei sistemi per cui permettono di focalizzarsi meglio sulla voce. È un microfono che ho testato, perché sul sito, nelle specifiche che ti metto qui nel video, c'è scritto che la batteria dura 4 ore e in effetti più o meno quella è la durata con un utilizzo abbastanza intenso. Non ho provato la distanza, quindi ad allontanarmi dal ricevitore, ma ti lascio le specifiche. Comunque per un'intervista in una stanza normale assolutamente ce la fai tranquillamente. Non ci sono rumori di fondo, non ci sono interferenze, ho testato anche avvicinando il mio cellulare, niente, funziona veramente molto bene. Questo microfono può essere un'ottima alternativa per non spendere troppi soldi, ma iniziare a capire come funzionano i microfoni wireless. E ti assicuro che una volta che inizi a usare i microfoni wireless non la smetti più, perché sono di una comodità pazzesca. Certo, se devi fare registrazioni super professionali, ovvio che ti serve il classico microfono con la scheda audio, ok, in un ambiente poi acusticamente trattato. Ma se devi fare video che vanno su YouTube, anche all'aperto, ad esempio, microfoni come questi sono perfetti, perché ti semplificano la vita, costano poco, sono leggerissimi. L'unica cosa, ma questo riguarda me, avendo la barba lunga, il microfono, vedi, lo devo mettere un po' più giù. E dovendolo tenere un po' più giù, ovviamente capta più rumori, più suoni non voluti. Ma se tu non hai la barba, peggio per te, puoi metterlo molto più vicino, quindi qui, molto più vicino alla bocca, e quindi avere un suono ancora migliore. Ho fatto dei test con questo microfono ad allontanarlo, tenerlo in mano, si sente veramente molto bene. Ho provato anche a metterlo qui sullo sterno, magari ti faccio un altro video dove te lo spiego, anche perché, come hai visto, dalla confezione escono anche gli adesivi, quindi tu puoi attaccare un adesivo che poi si rimuove facilmente dietro questo e lo attacchi per esempio sotto la t-shirt o sotto, te lo faccio di qua, sotto la giacca, insomma, per avere proprio un microfono invisibile. Quindi si possono sperimentare veramente tantissime cose con questi microfoni. Quindi che dirti? Te lo consiglio? Bah, secondo me sì. Se vuoi spendere poco, iniziare a capire come funzionano i microfoni wireless e quindi farti dei prodotti audio-video che abbiano un certo appeal, secondo me può essere una cosa molto interessante. Come ti dicevo, se devi fare invece registrazioni super professionali, ti serve il classico microfono, la scheda audio, un ambiente acusticamente trattato, e quello è tutto un altro pianeta.
Bene, fammi sapere che cosa ne pensi, io credo di averti raccontato tutte le informazioni su questo microfono, ma ti lascio comunque tutto in descrizione, anche i link, e niente, se hai domande, dubbi, curiosità, io sono qui, altrimenti ci vediamo settimana prossima. Ciao!